Allora ragazzi, bentornati sul canale. Situazione del nostro Napoli, ci sono alcune notizie che si rincorrono, volevo appunto parlarne con voi perché ci sono delle bombe sganciate dal mattino che mi lasciano un tantino interdetto, sulle quali non sono assolutamente d'accordo. Volevo condividerle con voi, ci immergiamo anche in Milan-Napoli con qualche indiscrezione di formazione in casa appunto azzurra. Vedremo cosa sta succedendo e anche un tantino la situazione Osimhen, che non è stato tanto bene in Coppa d'Africa. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un nuovo video. E se vi iscrivete, diciamo che un bel like non guasta mai, né al sottoscritto né all'algoritmo e né tantomeno a questa Amsterdam dove sta piovendo ininterrottamente da giorni. Partiamo. Il mattino sgancia la bomba. Nelle classifiche del presidente De Laurentiis, Pioli sta scalando appunto la graduatoria. Vi piacerebbe come allenatore sulla panchina del Napoli? A voi piacerebbe Pioli sulla panchina del Napoli? Io guardo il Milan dello scudetto e guardo anche l'andazzo Milan sotto la gestione Pioli. Il Milan dello scudetto ha vinto un bel po' di partite 1-0, non ha dominato sul campo a livello di gioco, dovunque è andato, ha strameritato assolutamente quello scudetto, ma diciamo che quel titolo porta anche il nome di Mike Maignan, che ha portato alla squadra in quella circostanza dai 12 ai 15 punti. È vero che il portiere fa parte della squadra e deve parare, assolutamente, però se parliamo di un campionato dominato, stiamo dicendo non una frottola, ma una cosa un tantino imprecisa. A me Pioli non piace come allenatore, non piace nel cambiare continuamente soluzioni quando si trova in difficoltà mediatica, perché quando il Milan si è trovato mediaticamente attaccato, Pioli ha cercato di trovare queste pezze a colore, come si dice a Napoli, di trovare, di metterci la toppa cambiando modulo, incomprensioni, disordini a livello tattico in campo, lo si è visto e quindi ci sono delle situazioni che non condivido. Per quanto riguarda l'allenatore, vi dico la mia, oggi 9 febbraio, il Napoli nella situazione in cui versa adesso, nel caso dovesse arrivare un allenatore post Mazzarri, io andrei a svuotare l'Atalanta. Lo scorso giugno dicevo, si parlava di Gasperini e io mi ero espresso nel dire no, Gasperini a me sta antipatico, a prescindere, non lo voglio a Napoli. Col senno di poi Gasperini e con il mercato che ha fatto in uscita l'Atalanta, facendo entrare altri calciatori, ha alzato l'asticella invece di finire più in basso dell'anno scorso. Ciò vuol dire che Gasperini con calciatori giovani ci sa fare, li fa salire il prezzo di mercato, sa come tenere sotto controllo uno spogliatoio e a livello fisico, atletico, non ha niente da invidiare a nessuno in Serie A. L'Atalanta stessa come società e Gasperini e il suo staff per quanto riguarda l'Atalanta che corre tutti gli anni e non dà cenni di cedimento a livello fisico. I cali ci sono per tutte le squadre, nella maniera più assoluta. Non stiamo parlando che prendiamo Gasperini, diventiamo tutti bionici, ci facciamo il campionato a 3000 all'ora, tutti quanti, in tutti i 25, 26, 24 elementi che siano della rosa. No, però diciamo che a livello di sistema di lavoro e per gioco espresso, sicuramente meglio Gasperini che Pioli, nella maniera più assoluta. A parità poi di una sorta di antipatia a pelle che provo io, meglio Gasperini che Pioli. Svuoterei l'Atalanta, dicevo, che andrei a Bergamo. Osimhen partirà sicuramente con i soldi di Osi. Prendi Scalvini, prendi un Cop Mainers di turno, ti serve un centrocampista, comunque ti prendi il difensore in primis da Bergamo e porti l'allenatore a Napoli e forse un po' di musica potrebbe anche cambiare. Detto questo, situazione Napoli, diciamo solo due parole su Osimhen, virus intestinale infettivo, almeno per quanto si legge, in Nigeria. Ha giocato la semifinale, io ho visto la semifinale Nigeria-Sudafrica, è stato sostituito comunque, stava messo
un tantino male a livello fisico e lo si vedeva. Mi auguro che ovviamente ritorni in sesto perché le situazioni intestinali infettive debilitano e non poco per quanto riguarda il decorso e i medicinali da prendere. Poi vedremo nei prossimi giorni, seguiremo la situazione, anche se ho già letto che nel caso di finale di Coppa d'Africa Osimhen ha anche 2 giorni in più, diciamo, di permesso per poi tornare ad allenarsi con il Napoli. Quanto prima finisce sta Coppa d'Africa, meglio è, perché vorrei vedere, al di là che parta o meno, io vorrei vedere Osimhen con Mazzarri, perché secondo me, per quanto riguarda l'innescare la fase offensiva e i contropiedi quando sei attaccato e quando vuoi difendere un attimo basso, diventa fondamentale la velocità del nigeriano. Quindi, per curiosità e anche per diciamo dare una mano a Napoli fino a giugno prima di partire, sarebbe il caso che torni in piena forma. Detto questo, andiamo a vedere un attimo cosa si dice e cosa se ne dice per quanto riguarda la formazione che dovrebbe affrontare il Milan. Si tornerà con la difesa a 3, a quanto si legge, con Di Lorenzo e Mazzocchi esterni di centrocampo, Lobotka e Anghissà al centro, Ostigard e Rachmani e Juan Jesus la linea difensiva, con Kvaratskhelia, Simeone e Politano i tre davanti. A me sta bene così perché come si legge appunto puoi permetterti di avere un Di Lorenzo molto più avanti e molto più propositivo alla fase offensiva, avendo Ostigard che ti garantisce una fase difensiva molto più piena, ecco, per quanto riguarda i tre là dietro. Per quanto riguarda i tre davanti, bisogna vedere Politano come sta, perché Politano non mi è piaciuto nell'ultima uscita contro il Verona e proverei Ngonge dal primo. Ecco, ve la metto lì, la butto lì. Non sono né un allenatore né tantomeno ho la presunzione di esserlo. È solo una situazione a pelle che volevo condividere. Io proverei Ngonge, Simeone, Kvaratskhelia. Se devi giocare con questo 3-4-3, anche per dare fiducia al ragazzo che comunque a gamba è pronto a livello di minutaggio, è l'acquisto di mercato che non ha mai staccato la spina, soprattutto col Verona a livello di partite giocate, quindi non avrai sicuramente il problema del rendimento durante il match, potrai sostituirlo a seconda della prestazione, se non ti è piaciuto, eccetera, eccetera, hai 5 cambi per poter cambiare questa situazione, gli darei anche questo innesto di fiducia nel farlo partire titolare, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso i dualismi hanno fatto comunque molto bene alle prestazioni dei singoli, sia per quanto riguarda il Lozano Politano, anche lo stesso Elmas Quara sull'altra fascia, perché quando Quara fu infortunato, Elmas comunque tirò veramente la baracca molto bene su quell'altra fascia, quindi avevi questa sorta di competizione interna che faceva bene appunto agli stessi calciatori. Ecco perché motivo in più per il quale schiererei Ngonge sull'esterno destro che ha molta gamba anche in contropiede. Non mi auguro che il Napoli si metta dietro ad aspettare questo Milan. Sicuramente c'è bisogno di prudenza, ma è molto vulnerabile, come ho già detto, a livello difensivo, quindi possiamo fargli male a livello di gol segnati. Dobbiamo stare attenti dietro perché lì davanti comunque hanno abbastanza qualità per poterti mettere in difficoltà. Difesa a 3 che nelle ultime uscite, al di là di quella di Verona, che era una difesa a 4, ci ha comunque dato degli input positivi per quanto riguarda la solidità. Mi auguro ovviamente che però venga curata la fase offensiva perché vorrei, il mio desiderio è vero che le partite le si vuole vincere tutte quante, sì, però quella di Milano per me diventa fondamentale per gli scontri che ci sono e per questo Roma-Inter, la Lazio che va a Cagliari, Genoa-Atalanta che non è scontatissima, è lì che vado a parare a livello di classifica perché recuperare punti sarebbe veramente un must e sarebbe fondamentale
in questa giornata di campionato, perché più sono le squadre che ti metti dietro nella rincorsa a questo quarto posto e psicologicamente meglio è quando vai a guardare la classifica se sei un calciatore del Napoli, o almeno credo che sia così dal punto di vista mio, del tifoso, è così. E speriamo di non andare a Milano come abbiamo fatto la partita con la Lazio, perché sarebbe un errore. Prima o poi prendi il gol, poi ti devi risvegliare, ti apri e va a finire che il Milan, quando ti apri in maniera spudorata perché devi recuperare la partita, tra le linee sono molto bravi e con due passaggi in contropiede lanci Leao, lanci qualcun altro e vanno in porta e torni da Milano senza punti e con una prestazione che potrebbe, diciamo, portare strascichi a livello mentale in una situazione Napoli dove la mente dei calciatori è molto labile, quindi bisogna veramente ponderare qualsiasi scelta. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli. Ciao.